Ammetto di essere ancora particolarmente scioccato da ciò che è successo nello show di martedì 23 luglio. Sì, perché la sorpresa, se così la vogliamo chiamare, accaduta nel main event ha lasciato un po' tutti basiti. Tanti di voi mi hanno contattato in privato chiedendomi un contenuto riguardante ciò che era capitato e un commento riguardante il fatto di cui sto per narrarvi. A tal proposito, prima di continuare, vi ricordo che se volete restare in contatto con me, scambiarci due chiacchiere, insomma, anche fuori da YouTube, beh, qui sotto in descrizione troverete tutti i link dei miei canali social. Per concludere, vi invito cordialmente a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati con i nuovi contenuti. Detto questo, dicevamo del fatto occorso nel main event dello show di martedì 23 luglio. Un main event valevole per i Goddess of Stardom Titles, un match dove vedevamo battagliare Shuri e Konami contro Momo Watanabe e Tekla. Un match che sembrava nelle mani di Godzai con Shuri e Konami pronte a scrivere la parola fine sul match da un momento all'altro. Ma quando tutto sembrava pendere dalla parte di Godzai, ecco arrivare il fatto che ha scioccato il mondo. Sì, perché un po' a sorpresa Konami tradisce Shuri e tutta Godzai, alleandosi con Oedo Tai, permettendo così a Momo e Tekla di conquistare i Goddess of Stardom Titles. Regno dunque incolore per Shuri e per la sua ex amica, ma il fatto principale non è sicuramente questo. No, signore e signori, la cosa su cui dobbiamo di certo soffermarci in questo caso è l'addio vero e proprio di Konami ai danni di Godzai. Quanto accaduto ha messo a dura prova i cuori dei fans che in alcuni casi sono spezzati nel vedere cotanta crudeltà da parte di Konami, mentre in altri casi hanno gioito pensando al nuovo percorso di Konami all'interno di Oedo Tai. Non so come la pensate voi ragazzi che state guardando questo video, ecco perché vi invito a lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti, ma per quanto mi riguarda trovo il tutto un po' senza senso. Mi spiego meglio. Da un lato è comprensibile la voglia della Stardom di snellire Godzai, che apparentemente poteva e può ancora tuttora vantare tante lottatrici all'interno della propria stable. Quindi l'uscita di Konami non va di certo ad intaccare il numero di Godzai, né tantomeno la qualità a ben vedere, che resta comunque alta grazie a nomi come Shuri, Ami Sorei e Tomoki Naba. Tra l'altro, parlando di Godzai, dobbiamo assolutamente tener conto che sia Lady C che Ina hanno giurato fedeltà alla stable capitanata da Shuri, entrando ufficialmente a far parte di Godzai. E su qui non ci piove, nulla ci piove, insomma, penso che siamo tutti d'accordo. Ma ad essere onesti, mi sorge una domanda che propongo a voi. Ne avevamo davvero bisogno? Voglio dire, Oedo Tai aveva davvero bisogno di Konami? O alla fine erano Godzai ad avere più bisogno di lei? Sì, perché a conti fatti è giusto dire che Konami in Godzai stava svolgendo un buon lavoro da quando era tornata full time. La sua amicizia con Shuri stava crescendo sempre più e a ben vedere sembrava ci fosse all'orizzonte una sfida titolata contro Maika e Saya Kamitani. Tra l'altro il tradimento arriva anche in maniera abbastanza frettolosa, senza un vero senso logico, sì, perché a ben vedere non è che ci fosse stato un reale motivo che avrebbe spinto Konami a tradire Shuri, o almeno noi non l'abbiamo visto. Non ci sono stati screzi che facevano pensare ad uno scenario simile e allora viene spontaneo chiedersi se questa sia stata la scelta giusta. A questo punto penso solo il tempo ce lo dirà, ma così su dei piedi mi sento di dire che non comprendo appieno questa scelta che mi ha lasciato alquanto confuso.
Lo show di martedì però non ha vissuto solo di questo tragico momento, no, abbiamo incoronato anche due nuove New Blood Tag Team Champions, siccome Rina e Azusa Inaba sono riuscite nell'impresa di battere Hanan e Saya Ida. Con questa storica vittoria, Rina ora è una doppia campionessa, una double champ, potendo contare sia sui New Blood Tag Team Titles che sul Future of Stardom Championship, che però metterà in palio sabato 27 luglio contro Ranna Yagami. Di questo però parleremo in un prossimo video, quindi stay tuned. Per oggi concludiamo il tutto soffermandoci brevemente anche sul mini torneo per decretare i due posti restanti del 5-Star Grand Prix 2024, dove nel primo turno Lady C ha sconfitto Momo Kogo in quello che a mio avviso è stato il miglior match del torneo di qualificazione, o almeno fino ad oggi. Negli altri tre match abbiamo visto Waka Tsukiyama battere Sayaka Kurara e Miyu Hamasaki sconfiggere Aya Sakura. Ducis in fundo, Yuna Mitsumori ha sconfitto Ruaka per squalifica, siccome il membro di Oedo Tai si è fatta squalificare di proposito colpendo Yuna Mitsumori con un oggetto contundente. E qua lasciatemi brevemente spendere due parole. Perché Ruaka si è fatta squalificare? Voglio dire, per quale motivo Ruaka avrebbe dovuto buttare via la possibilità di partecipare al 5-Star Grand Prix in questa maniera stupida? Fatemi capire, voglio dire, a lei non fregava nulla di partecipare al torneo più importante dell'anno? Non ambiva a competere in un evento simile? Non aveva l'ambizione di vincere il 5-Star Grand Prix 2024? Non lo so, ragazzi, non odiatemi per ciò che sto dicendo, però io ultimamente ho trovato alcune scelte di booking, non lo so, davvero senza senso, francamente. Il semi-scioglimento di Queen's Quest, l'alleanza tra Mike e Sayaka Mitani, la non partecipazione di Mina Shirakawa al 5-Star Grand Prix di quest'anno, la perdita della White Belt da parte di Saori Ano con riconquista dopo soltanto 15 giorni e ora il tournée di Konami su Shuri. Non so, c'è qualcosa di cui faccio fatica a capire onestamente. Però quello è, insomma, no? Sembra da una parte che si stia cercando di fare colpo sui fans con scelte scioccanti e quant'altro, ma a mio avviso non tutte le ciambelle vengono col buco. Ancora una volta però vi invito cordialmente a farmi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. A tal proposito vi ricordo che in descrizione trovate i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale. Ecco perché vi invito a seguire Donne tra le corde sui social e a dare un'occhiata al sito web per tutte le info. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, quindi dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie a tutti voi per il supporto che state dando a me e al mio canale. Grazie di cuore. See you next time. Bye bye.